Vediamo ora come funzionano le serie all'interno di Grasshopper. Allora, innanzitutto andiamo in vetture, point, e creiamo un punto posizionato in 00. Ora andiamo a creare, quindi doppio clic series, e andiamo a creare una serie. Ora spostiamo questi elementi in questo modo. Ora se noi colleghiamo la serie alle coordinate della x, vediamo che i punti lungo l'asse della x si vanno a moltiplicare per un tot numero di volte, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 punti. Perché si è verificato questo? Andiamo a leggere all'interno di questo componente serie che cosa è contenuto. Quando vogliamo leggere all'interno di un componente, in primitive input panel abbiamo la possibilità di inserire un panel che ci permette di leggere che cosa c'è all'interno di un componente. Se io vado a collegare la serie a questo pannello, io leggo che qui c'è un elenco di numeri che vanno da 0 a 9. Questo è il motivo per il quale si verifica la serie, perché il Grasshopper che cosa fa? Dà alla x una volta il valore 0 e poi 1, 2, 3, 4 eccetera fino a 9. Quindi man mano che la x aumenta di unità, lui va a segnare qui sopra il, diciamo, questo elemento. Se andassi a collegare anche nella y il comando serie, i punti comincerebbero ad andare in diagonale, in quanto lui farebbe il primo punto a coordinate 0, il secondo a coordinate x1, y1, il successivo x2, y2 e così via. Quindi con il comando serie io ho la possibilità di appunto creare delle serie di elementi lungo un asse oppure con delle coordinate vere e proprie.